Monza-Inter, poi Manchester City, Milan, Udinese, Stella Rossa e Torino. 6 partite da qui fino alla prossima sosta di ottobre. Inizia un ciclo veramente molto molto importante per questa stagione dell'Inter in un periodo che però forse non lo ricorderete, ma storicamente ha creato più di qualche difficoltà all'Inter di Inzaghi, perché si comincia ad entrare in forma. Negli ultimi anni soprattutto l'Inter era stata anche molto cambiata dal mercato, quindi c'erano ancora delle cose da sistemare, e allora quest'anno, in queste prossime 6 partite, c'è davvero la curiosità di vedere se con un Inter più in continuità in termini di gioco e quindi anche in termini di uomini, chiaramente, che sono stati cambiati molto meno nell'ultima estate, e con gli insegnamenti, ecco, che abbiamo tratto dalle ultime stagioni, siamo curiosi di vedere se quest'anno faremo un salto di qualità anche in questo periodo. Un periodo in cui, secondo me, ci saranno 5 temi caldi da tenere d'occhio e da discutere, e ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti. Se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale subito, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e le nostre live, che come sempre, come sapete, sono le live più seguite quando gioca l'Inter. Come detto, negli altri anni l'Inter di Inzaghi tra settembre e ottobre ha avuto delle difficoltà. Sono andato a riprendermi un po' tutti i risultati e parto dall'ultima stagione, la 2023-2024, dove tra settembre e ottobre sono arrivate 4 vittorie, come quella nel derby per 5-1 che ricorderete molto bene, 2 pareggi ed 1 sconfitta. Numeri che non sono drammatici, ecco, sicuramente, però se vi ricordate soprattutto per come sono arrivati quei risultati, dopo il pareggio con la Real Sociedad con delle difficoltà, poi la sconfitta, c'era stata in mezzo la vittoria con l'Empoli, ma pure non brillantissima, anzi vittoria di misura dove si fece anche male Arnautovic. Poi la sconfitta con il Sassuolo, a Salerno 0-0 a fine primo tempo, e già lì abbiamo fatto una bella scorta di commenti invecchiati male, per tornare un po' anche alla nostra rubrica. Sembrava praticamente un disastro e già stava succedendo un po' di tutto. Poi entra Lautaro Martinez, 4 gol e siamo ripartiti. La stagione precedente, sempre tra settembre e ottobre del 2022, sono arrivate 4 vittorie e 4 sconfitte. Quello fu un presagio di una stagione che sarebbe stata molto particolare, soprattutto se vi ricordate era arrivata quella sconfitta pesante in casa dell'Udinese, in mezzo a una sosta per le nazionali in cui Inzaghi venne molto discusso e se ne parlò tanto della posizione di Simone Inzaghi in quella sosta lì. Figuriamoci poi al ritorno KO con la Roma in casa. Poi per fortuna però è arrivata la vittoria in Champions League con il Barcellona, che ha rimesso un po' tutte le cose a posto. Però era stato un periodo molto particolare, 4 vittorie e 4 sconfitte, con un periodo molto molto delicato. L'anno prima, settembre-ottobre 2021, anche qua 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte in 8 partite. C'erano stati dei pareggi con la Samp, con l'Atalanta, con lo Shakhtar in Champions League, c'era stata poi la sconfitta pesante per 3-1 con la Lazio, e quella in Champions League con il Real Madrid. Quindi settembre-ottobre è sempre un periodo da tenere d'occhio, sempre un periodo delicato, molto importante. Soprattutto quest'anno aggiunge delle incognite con questa nuova Super Champions che sarà sicuramente da misurare e monitorare. Quali sono secondo me quindi i 5 temi da tenere d'occhio? Il primo tema è capire, come dicevo anche prima, magari se la continuità di una rosa che non è stata quasi toccata in questo mercato porterà davvero un vantaggio in questo momento, perché è un momento molto importante su 2 fronti. In campionato, innanzitutto, macinare dei punti adesso ti dà ulteriori certezze nel tuo percorso, nel tuo lavoro, e può creare anche delle difficoltà ulteriori nelle rivali che invece si stanno costruendo in questo momento, visto che hanno cambiato tanto, soprattutto Juve e Napoli, ma anche non dico dare una mazzata finale, ma dare un grande colpo al Milan, che è partito attardato. Non sarebbe male, ecco, riuscire a staccarlo subito e creare dei dubbi e delle difficoltà ai nostri rivali. Dall'altro lato, in ottica Champions League, se riesci a prendere i 3 punti subito, non dico inattesi, ma sicuramente molto difficili in casa del Manchester City, ecco, ti metti subito in una posizione molto, molto interessante per andare agli ottavi di finale di Champions League direttamente. Quindi siamo di fronte a un periodo molto importante, e ci collega anche al secondo tema. Il secondo tema, che è quello ne abbiamo parlato anche nell'ultima live, del voler misurare la fame di questa Inter.
Che cosa significa? Sappiamo bene che riconfermarsi è molto difficile. In Italia negli ultimi anni abbiamo visto che nessuno si sta più riconfermando sostanzialmente dopo la vittoria di uno scudetto, e già dopo la partita contro il Genoa con un pareggio che è arrivato da 2 errori difensivi sostanzialmente, abbiamo già letto tantissimi commenti, tantissimi che hanno cominciato a parlare di pancia piena, hanno cominciato a dubitare, ecco, sulla fame di questa Inter, sulla voglia di tornare a vincere da parte di questa Inter in campionato. Dare continuità in queste prossime 6 partite sarà quindi un altro tema importante per poter spegnere anche queste voci. Dall'altro lato, il terzo tema è relativo alle ambizioni europee dell'Inter, perché va bene confermarsi in Italia, è sicuramente molto molto importante, ma si vuole sognare anche in grande, si vuole anche capire a che punto siamo nel confronto con le altre big europee. E da questo punto di vista, questa nuova formula del girone unico ci permette anche di misurarci in maniera un pochino più diretta in questo momento con le altre fin da subito, fin dalla primissima fase, e potremo quindi capire fin da subito quanto l'Inter punta su questa Champions League, fin dove vuole arrivare in questa Champions League. Secondo me, lo ribadisco, l'ho detto più volte in questi giorni e lo ribadisco anche oggi, il primo obiettivo della stagione dell'Inter è andare agli ottavi di finale arrivando tra le prime 8. Arrivare tra le prime 8 ha un enorme valore economico che ti permette di programmare con più tranquillità anche tutta la seconda parte di stagione e poter lavorare già in anticipo sul mercato estivo, e anche a livello di prestigio è sicuramente molto molto significativo, quindi assolutamente molto molto importante. Tra l'altro abbiamo fatto vedere il famoso algoritmo di Opta nell'ultima live, che è quello che fa un po' la prediction, la previsione di questa nuova Champions League, e addirittura metteva l'Inter come terza squadra, come probabilità di vittoria di questa Champions, quindi alle spalle di City e Real Madrid l'algoritmo di Opta come forza della squadra vede proprio l'Inter, quindi chissà, vedremo. Per me l'Inter, se fa l'Inter tra le prime 8 ci può arrivare, è chiaro che bisogna partire bene, e per me l'Inter darà molta importanza a questa competizione. Lo dico anche ricollegandomi al quarto tema da monitorare, che è forse quello un pochino più interessante dal punto di vista delle questioni di campo, e mi riferisco alla gestione dei cambi, alla gestione della strategia nella gestione delle risorse sostanzialmente. L'anno scorso in Champions tra Real Sociedad e Benfica sono state fatte delle variazioni piuttosto importanti, in alcuni casi anche enormi davvero. Quest'anno ci aspettiamo una gestione diversa, anche perché mi aspetto intanto più fiducia nelle alternative a disposizione, e tra poco ci torniamo, ma dalle ultime notizie che stanno trapelando e che arrivano in vista della gara contro il Monza, che sarà la prima gara di questo ciclo, ci potrebbero essere diverse novità di formazione rispetto alla primissima parte di stagione proprio a Monza, e quindi qualche titolarissimo potrebbe essere preservato in vista di Manchester City e Derby. È chiaro che, come diciamo sempre, se poi dovessi malauguratamente sbagliare la prima partita del ciclo, ti vai a mettere subito un po' in una posizione scomoda in vista delle altre gare successive. Però l'Inter ha assolutamente le risorse per battere il Monza anche con qualche rotazione, quindi dare anche quest'occhio di riguardo alla Champions League potrebbe essere un'indicazione interessante, e la vogliamo poi tastare sul campo. E arriviamo poi qui al quinto tema, che è in realtà un macro tema perché ne contiene altri. Mi riferisco chiaramente alla situazione di tanti singoli. Ci sarà, le prossime 6 partite saranno un momento per valutare tante situazioni legate ai singoli giocatori dell'Inter, a partire da Lautaro Martinez, perché già qui più di qualcuno ho visto scrivere dei commenti su Lautaro Martinez, visto che ha firmato un rinnovo di contratto molto importante e non ha ancora segnato in 3 partite in cui è stato acciaccato e una l'ha saltata. Si sta già cominciando a parlare di un caso Lautaro Martinez, quindi sbloccare Lautaro e farlo entrare nel suo ritmo con i gol sarà sicuramente molto molto importante. Accanto a lui poi sarà importante vedere come si inserisce Taremi, per capire se effettivamente abbiamo aggiunto un giocatore di valore come tutti ci aspettiamo. Un Taremi che nella coppia con Thuram l'ho visto ancora in un'intesa che deve essere trovata e deve essere affinata. È normale, ci si deve lavorare, però sarà importante affinare questa intesa sicuramente per poter avere un'alternativa più profonda in attacco. E visto che citavo Thuram, si confermerà così centravanti? Questa è la domanda che ci facciamo su Thuram, perché vi ho mostrato dei dati in un contenuto che vi ho portato domenica scorsa, che ci fanno vedere questa sua tendenza. Sta diventando più finalizzatore e vogliamo capire se è stata una casualità quella delle prime 3 partite o se effettivamente lo sta diventando. Quindi queste giornate lo terremo d'occhio, monitoreremo questi dati, fateci caso anche voi. Poi
Le alternative, lo citavo prima, dicevo, sarà importante capire a che punto sono giocatori come Bissek, come Aslani, come Frattesi, come Zielinski, sia dal punto di vista loro che dal punto di vista, come dicevo prima, della fiducia che ricevono da Inzaghi, per capire se veramente abbiamo allungato la rosa, abbiamo aggiunto a questa rosa. Si potrebbe dire un po' la stessa cosa anche di Arnautovic, un Arnautovic che però rispetto a questi nomi sicuramente parte più dietro, più che cotitolare è una vera e propria alternativa in questo momento, un panchinaro, ecco. C'è da dire anche che mi piacerebbe valutarlo qualche volta in un'Inter più competitiva, tra virgolette, e messo dall'inizio, perché buttarlo sempre nella mischia a fine partita o in situazioni particolari di sicuro non lo aiuta. Sicuramente poi c'è anche Dumfries, e andiamo in chiusura, da monitorare, visto che sta per rinnovare con un contratto sicuramente molto importante, deve tornare ad essere il vero Dumfries, perché è vero che Darmian per me è ancora affidabile ed è ancora un'arma importante dal punto di vista tattico e dell'equilibrio che ti dà lì a destra per favorire l'inserimento dei vari Bissek e Pavard, ma se vogliamo fare un salto di qualità in Europa quest'anno, Dumfries deve essere il titolare, ma deve essere il vero Dumfries, come dicevamo anche l'altro giorno, in attesa poi eventualmente di un Buchanan che magari ritroveremo dopo la sosta di ottobre, lo rivedremo in campo e potremo ricominciare a scoprirlo. Fatemi sapere che ne pensate voi, che cosa vi aspettate da queste 6 partite. Se vi va di sbilanciarvi, proviamo a fare anche un giochino, un pronostico su quanti punti faremo in queste 6 partite tra campionato e Champions. Scrivetemelo nei commenti, leggerò poi i vostri commenti nella diretta delle 19:30 e vi aspetto nel club di Passione Inter, dove giovedì sera abbiamo vissuto una serata molto bella, molto interessante, molto particolare con il nostro amico Luca Balbinetti, il critico calcistico, immagino lo conoscerete sui social, e ha partecipato ad una chiamata esclusiva con i nostri abbonati, ci siamo confrontati, ci siamo raccontati tante cose anche dietro le quinte, quindi uno dei tanti contenuti esclusivi che trovate su passioneinter.club con la nostra grande community dei nostri sostenitori. Vi aspetto nel club, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.